You did. You crazy son of a bitch, you did. Dopo circa 9 mesi, Gente Strana ha raggiunto il primo obiettivo importante, ossia l'arcicitato raggiungimento di 12 tester che però hanno bisogno di rimanere per 14 giorni. Questo significa che se ad esempio qualcuno disinstalla l'app, cosa che un utente ha già fatto, torno indietro e mi tocca trovare di nuovo una persona o più persone e aspettare questi 14 giorni. Se non mi senti giubilante da questa cosa è perché mi sento soddisfatto ma non contento, perché questa cosa ha richiesto troppo tempo rispetto a quello che volevo. E in un social che dà molta esposizione ai successi e praticamente nulla ai fallimenti, non mi conviene neanche tanto dire il perché non mi sento contento. Ma te lo dico lo stesso. La causa è che fino ad ora l'app non, sottolineo, non scala. Purtroppo buona parte degli utenti che si sono iscritti li ho conosciuti personalmente, fuori da TikTok o da YouTube. E il numero di conoscenze che riesco a iniziare in un anno sono limitate e saranno sempre più limitate perché man mano che si va avanti con l'età diventa sempre più difficile avere nuove conoscenze e nuove amicizie soprattutto. Quindi questo discorso del non scalare fa anche capire molto bene perché là fuori non esiste un'app come Gente Strana, se non cose abbastanza simili che provengono da oltreoceano, che però costano una fucilata perché comprensibilmente per avere una massa critica di utenti hanno dovuto sponsorizzare e per sponsorizzare hanno dovuto chiamare degli investitori. Gli investitori giustamente vogliono i soldi dietro gli interessi e di conseguenza questi interessi vengono scaricati sul costo dell'abbonamento. E io invece avevo fatto presente che il costo dell'abbonamento dell'app in futuro sarà veramente simbolico anche per venire incontro al fatto che la maggior parte dei neurodivergenti non ha una stabilità dal punto di vista lavorativo. Quindi questo deserto lo si giustifica proprio con il fatto che queste app non scalano. Vabbè, c'è anche il discorso del monopolio, perché qualcuno giustamente può chiedersi ma che senso ha fare un'app da zero quando puoi fare un gruppo su Facebook o una comunità su Reddit? Questo c'entra anche. Poi non scala anche perché sono da solo. Ho creato tutto il progetto su Google, mi creo e mi monto i video. Già avere più divisione del lavoro a riguardo aiuta. Ad esempio, avere già una faccia in più che fa video o che viene mostrata nei video aiuta. Essere da solo significa anche non avere contatti con persone o associazioni che conoscono la rete dove ha senso proporre un'app di questo tipo. Gente Strama è la prima app in Italia con tutte le difficoltà del caso, ed è essenzialmente un'app social per persone neurodivergenti. E già qui incontriamo la prima barriera di difficoltà sulla comprensione. Neurodivergente significa spettro autistico, ADHD, sindrome di Tourette e così via. E un problema grosso è che la consapevolezza su questo fenomeno è molto a chiazze, sia geograficamente parlando che a livello di età. Per assurdo, tu che vedi questo video potrai rientrare in qualche neurodivergenza e non lo sai, e potresti scoprirlo.